Ciao a tutti, amiche e amici di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto su Exoteric World. Oggi in questa puntata di tarocchi e misteri faremo un'analisi esoterica di un caso di cronaca particolarmente controverso, la sparizione di Liliana Resinovic, avvenuta a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata, ahimè, priva di vita il 5 gennaio 2022. Questa lettura è dedicata alla sua memoria. Il mio intento non è condurre un'indagine, ma usare l'energia dei tarocchi come strumento simbolico per esplorare le dinamiche invisibili di questo evento, offrendo spunti di riflessione a chi già conosce a fondo il caso. Spero che gli esperti e gli appassionati possano trovare in queste carte una prospettiva diversa. Se siete curiosi di scoprire cosa rivelerà il velo e volete sostenere questo lavoro di ricerca spirituale, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso entriamo subito nel cuore del mistero con il nostro primo capitolo, la trama invisibile, dove i tarocchi cercheranno di far luce sul legame energetico tra vittima e presunto colpevole. Ogni crimine nasce da un filo invisibile che unisce vittima e colpevole. Non sempre è amore, non sempre è odio. A volte è un patto silenzioso, un eco di ferite antiche o un gioco di specchi dove nessuno è davvero innocente. In questa lettura i tarocchi ci guideranno nel cuore della relazione nascosta, là dove tutto è cominciato. Vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vedere le recensioni e per acquistarli. Adesso iniziamo col scoprire la trama invisibile della relazione e lo faremo andando a estrarre 5 carte. Vediamo insieme. Ricordo che magari questa lettura è anche rivolta a chi non conosce il significato delle carte, forse siete proprio voi che potreste cogliere a livello intuitivo quelle sfumature, quelle cose che magari in un'immagine una persona anche esperta potrebbe lasciarsi condizionare proprio dal significato della carta. Quindi è veramente una lettura aperta a tutti. E adesso andiamo ad estrarre la carta che ci parlerà del passato condiviso, del legame energetico. Poi andiamo a prendere la lezione ignorata e la visione della relazione dalla parte della vittima. In questo caso abbiamo Liliana Resinovic. E poi la visione del colpevole. Allora andiamo a vedere insieme. La prima carta ci parla del passato condiviso, di un dettaglio, di un qualcosa che può già aiutarci a capire moltissimo. Il 10 di denari è una carta che io ovviamente dirò anche i significati della carta, quelli normali che si possono conoscere, e ovviamente in questo tema specifico possiamo trovare ulteriori dettagli. Spesso si parla con questa carta, non lo posso nascondere, di una relazione familiare, quindi con un qualcosa che è motivato da disaccordi
per interessi personali o a volte, essendo una carta di denari, anche per questioni legati al denaro stesso, quindi questo è per darvi un'informazione. Quindi si tratta di un tipo di passato dove il tutto è fondato su un mantenimento, su della relazione stessa e quindi desiderio di mantenere un certo tipo di andamento, di formalità, una falsa stabilità effettivamente. Quindi ci parla già di un passato condiviso. Ha a che fare, ovviamente, chi conosce i significati delle carte, ovviamente ha a che fare con dei legami molto stretti. Legami, diciamo, condivisi, molto stretti, legati alla famiglia, alla casa, che tendenzialmente parte dal passato, in questo caso, da un legame molto forte, molto solido, quindi con tutti ovviamente i presupposti positivi che diciamo si può portare un legame del genere. Andiamo avanti con vedere il legame energetico, magari anche intorno a al periodo. Vi ricordo che Liliana Resinovic è scomparsa il 14 dicembre 2021 e che quindi poi il suo corpo, ahimè, è stato ritrovato senza vita il 5 gennaio 2022, quindi andiamo a parlare del periodo precedente, diciamo, la scomparsa. Abbiamo visto già il passato condiviso. Per quanto riguarda proprio il tipo di legame energetico, abbiamo il fante di spade. Questa ha a che fare con un tipo, ci va a rintracciare un tipo di rapporto in cui chi ha commesso l'azione in qualche modo osservava, spiava la vittima stessa, in qualche modo c'era un legame molto intenso di affetto o di amore o di forte, forte coinvolgimento, però comunque un legame abbastanza instabile, dove c'era comunque qualche aspetto abbastanza critico. Dico di instabilità perché le cose a livello critico sono proprio un modo di porsi, un linguaggio anche abbastanza forte, tagliente, oppure della freddezza a livello opposto. Comunque diciamo che il legame potrebbe essersi evoluto in questo modo, e cioè dove c'era appunto una forte instabilità, o anche un distacco emotivo, qualche aspetto di criticità dove appunto effettivamente il legame potrebbe essersi incrinato nel tempo, soprattutto, lo direi soprattutto per qualche motivazione nello specifico proprio nel periodo precedente la scomparsa. Con il re di coppe andiamo a rintracciare la lezione ignorata, cioè un qualcosa che magari poteva essere visto, capito, compreso in quel momento, e soprattutto che chi ha commesso l'azione in qualche modo è passato oltre il suo limite, e lo vediamo con il re di coppe. Questa ha a che fare con in qualche modo con un tipo di rapporto, visto che parliamo di relazione, rapporto di legame, in cui è stato usato comunque dell'intelligenza, o intelligenza anche per controllare la vittima, per manipolarla, perché appunto anche in questo caso va a sottolineare delle divergenze, delle discordie, o comunque un qualcosa di ambiguo. E allora quindi può esserci un tipo di avvenimento o una serie, diciamo, di situazioni che in qualche modo purtroppo hanno portato
a questo tipo di atteggiamento, proprio di controllo emotivo, ripeto, e anche dei sentimenti, delle emozioni un po' distorte. A volte questa carta può anche parlare di infedeltà, di falsità, di avere un atteggiamento comunque per chi osserva dal di fuori, magari abbastanza positivo, benevolo, comprensivo, diciamo a volte, però può esserci invece dietro ben altro. Quindi qui troviamo già delle indicazioni abbastanza importanti e che poi la parte, ecco, vediamo proprio la visione di Liliana di questo rapporto. Probabilmente con il 10 di spade si parla di una relazione nella sua visione che in qualche modo doveva finire. Forse, vedendo la carta stessa, sapeva che in qualche modo non sarebbe finita troppo bene. Non che pensava magari di arrivare purtroppo a perdere la vita, non in questo senso, però comunque sapeva che in qualche modo doveva essere conclusa, ci doveva essere una fine. Quindi dal suo punto di vista, sì, effettivamente questa carta ci sta dicendo che più o meno, diciamo, intorno in quel periodo, quando è scomparsa, probabilmente lei pensava di chiudere questa relazione, questo rapporto, perché probabilmente c'era afflizione, c'era dolore, c'era appunto il desiderio di questa separazione, seppur dolorosa, è ovvio, perché con un passato del genere, da quello che vedo, non è mai bello, diciamo, arrivare a questa possibilità. E poi infine vediamo da parte del colpevole, del presunto colpevole, dove troviamo il 7 di bastoni. Quindi che cosa vuol dire dalla parte di questa persona? Che in qualche modo il rapporto con questa carta era io ricordo ovviamente il suo significato, sempre per dover di cronaca, che il 7 ci parla di ostacoli, di aggressione, è un'energia molto molto forte, quindi in questo tema specifico è vero, si parla di diciamo, una persona prevaricatrice che in qualche modo aggredisce, ma l'abbiamo visto anche e soprattutto verbalmente, sì, soprattutto, e poi ha a che fare con questa specie di rapporto dove c'è chi prevarica e l'altra persona si difende, forse anche per questo che abbiamo visto la carta in qualche modo sofferente proprio nel sentire questa esigenza di voler chiudere e concludere questa relazione. Quindi effettivamente che cosa ci vuole dire questa carta che in qualche modo, ma poi lo vedremo proprio successivamente con le altre letture, ci dà una specie di indizio proprio sul tipo di rapporto che stava diventando e che era diventato, quindi per difendere il proprio controllo, difendere il proprio territorio, detto così, è veramente molto, molto forte, lo so, me ne rendo conto, però effettivamente anche il suo significato, o comunque c'erano tante, troppe cose, disaccordi, equivoci, paura di certe cose, forse probabilmente anche di essere lasciati, e quindi direi che in questo caso abbiamo tutto il quadro completo. Quindi la rete è stata tracciata, ora sappiamo che il filo tra vittima e colpevole non è sempre visibile, ma lascia nodi, cicatrici e silenzi. La verità relazionale non è mai semplice, ma è lì che il crimine ha preso forma. E adesso passiamo al secondo capitolo, la spinta interiore.
Dietro ogni gesto estremo si cela una spinta interiore, un desiderio, una paura, una ferita che brucia troppo per restare in silenzio. Il movente non è solo un fatto, è un'emozione che ha superato il limite. In questa stesa interroghiamo l'anima del colpevole cercando la scintilla che ha acceso l'incendio. Partiamo proprio con la selezione delle carte. Ovviamente l'analisi del movente può passare attraverso le emozioni, i traumi, i desideri, le ossessioni, quindi andremo a scoprire in pratica la motivazione dell'ombra. Con la prima carta andremo a vedere la ferita originaria, l'emozione dominante, poi vedremo l'obiettivo inconscio e poi direi di scegliere anche due carte che ci possono aiutare a capire se c'è una motivazione apparente, se c'è anche un qualcosa di nascosto tra la motivazione apparente e reale e quindi se ci sono delle ulteriori cose che dobbiamo appunto comprendere. Vediamo la prima carta, la ferita originaria. In realtà ci può parlare di da dove può essere iniziato tutto effettivamente. Qui in questo caso abbiamo il 3 di denari. Il 3 di denari parla tendenzialmente di collaborazione, perché è una carta che ci indica di solito armonia, desiderio di seguire un certo tipo di progetto, di costruzione interiore mentale e che quindi le cose devono procedere per forza in un certo modo. Quindi è vero di massimo controllo e quindi automaticamente ci deve essere questa collaborazione. Quindi potrebbe essere il punto di partenza come ferita originaria e quindi è venuta a mancare questa collaborazione, questa armonia, diciamo che è cambiato qualcosa nel piano, nella costruzione della persona stessa, appunto di quella che ha compiuto. Effettivamente sì, perché si parla proprio di un'idea progettuale che in qualche modo doveva procedere in un certo modo. Questo per la ferita originaria. Attenzione, potrebbe essere anche un altro tipo di indizio, e cioè che la spinta è avvenuta da un'idea maturata, diciamo, nel tempo e in qualche modo pianificata e poi eseguita. Quindi qui dipende da, diciamo, da vari aspetti. È ovvio che si può trattare appunto di qualcosa che è stato pianificato, diciamo, attenzione, come spinta interiore. Ovviamente questo riguarda nello specifico ciò che ha spinto proprio la persona. Però, diciamo, un attimino uno sguardo a quello che vi dicevo proprio dell'idea progettuale, pianificata e poi realizzata, quindi vuol dire che in qualche modo c'è stata una specie di premeditazione. E poi troviamo il 9 di denari. Questa seconda carta ci parla dell'emozione dominante. È una carta di denari anche questa, che ci parla di autonomia e di un qualcosa che è stato compiuto per mantenere la propria stabilità, un qualcosa che si era raggiunto o il proprio status sociale, quindi questo si è voluto proteggere. Come abbiamo visto anche precedentemente saltava fuori un'idea di controllo, di protezione, quando uno si stabilizza in certe cose, quando la nostra vita procede in un certo modo e quindi cerchiamo di mantenerla e di
preservare quello che abbiamo raggiunto e consolidato nel tempo, poi è difficile lasciarlo andare e a volte la mente gioca brutti scherzi perché quando abbiamo mantenuto, quando siamo giunti a una certa condizione, può scattare qualcosa del genere, come appunto è scattato in questo caso, non voler perdere questo raggiungimento, chiamiamolo così, questa stabilità e invece quando ci si rende conto che si va a perdere questa cosa, crolla tutto effettivamente. Abbiamo ben 2 carte di denari, adesso magari andiamo a vedere le altre. Troviamo il diavolo che ci parla dell'obiettivo inconscio. Questa è una carta molto potente, per chi la conosce sa benissimo che ha a che fare con un certo tipo di dipendenza. In qualche modo si ha difficoltà a lasciare andare le cose che appunto stavamo dicendo che abbiamo raggiunto, però qui riguarda proprio una specie di dipendenza emotiva, affettiva, diciamo certo, però come vi ho detto, essendoci tante carte di denari, riguarda proprio una specie di attaccamento, di qualcosa di consolidato, di molto forte, di molto intenso, che è questa la principale dipendenza, quindi non è tanto una questione sentimentale, emotiva, è ovvio che le cose sono strettamente legate, però in qualche modo ecco, ha a che fare con il mantenimento del controllo, del potere, non dico del denaro, è vero che si può parlare diciamo anche di quello, però secondo me ha a che fare un po' di più con la stabilità e l'attaccamento, la dipendenza, quindi in qualche modo si era incatenati a una certa situazione, infatti quindi anche qui a mantenere diciamo, il controllo di Liliana purtroppo e allora quindi è successo tutto questo. Andando a vedere la motivazione apparente e la motivazione reale ci può aiutare a capire se effettivamente già qualcosa può essere emerso e quindi magari anche noi possiamo aver capito oppure c'è un qualcosa ancora da comprendere con maggior attenzione. Per quanto riguarda questa carta abbiamo vi lo faccio vedere meglio, il 2 di coppe. Ecco, il 2 di coppe in apparenza, sì è vero che ci parla in questo ambito, di solito è una bellissima carta perché parla proprio di unione, di un legame profondo, di una connessione e forte rispetto, però in questo caso proprio nel tema specifico ci parla di una simbiosi un po' perversa, un po' come abbiamo visto anche con la presenza del diavolo di forte dipendenza e quindi in qualche modo diciamo purtroppo può avere anche a che fare con io lo dico perché è il suo significato, attenzione, quindi consiglio sempre di ascoltare le mie parole e ovviamente anche magari di farmi capire le vostre sensazioni, quello che vi viene in mente. Ha a che fare con l'allontanare in qualche modo, togliere, non voglio dire eliminare, insomma, però la rivalità in amore o cose del genere. E quindi poi l'azione vera e propria è stata compiuta e comunque maturata da un conflitto, da un possibile allontanamento e quindi è diciamo che risuona, vi ricordate quello che abbiamo visto precedentemente e che si era raggiunto quel momento, quel punto di non ritorno dove in qualche modo questa fine, questa conclusione era diventato un peso, un fardello. Adesso andiamo a vedere l'ultima carta, che qui è un 2, in questo caso un 2 di denari, come vedete
c'è proprio la dominanza di denari e in questo caso c'è carta particolare, è vero, magari molti di voi conoscono proprio il suo significato. In questo caso vengono date delle priorità a livello egoistico, ai propri obiettivi e quindi si arriva ad avere difficoltà a gestire alcune cose che sono accadute probabilmente nell'ultimo periodo e che quindi danno un po' fastidio. Come vedete ne sono usciti due e quindi riguarda proprio la dualità, la doppiezza per certi aspetti, una doppia vita, quindi difficoltà proprio a gestire quasi una doppia vita che poteva essere la sua doppia vita, cioè del presunto colpevole, o anche effettivamente di accettare la doppia vita di Liliana effettivamente. E quindi qui troviamo tante indicazioni che potreste trarre degli spunti. Io vi invito sempre a condividerli insieme a me e diciamo che adesso con questa lettura il movente non è solo un fatto, è una ferita che ha parlato troppo a lungo nel silenzio e ora che abbiamo ascoltato la voce dell'ombra possiamo comprendere il gesto, non giustificarlo, ma decifrarlo. Adesso passiamo al terzo capitolo, la chiave mancante. Ogni mistero ha una crepa, un dettaglio dimenticato, un oggetto fuori posto, una verità che nessuno ha voluto vedere. I tarocchi oggi diventano lente di ingrandimento, cerchiamo la chiave mancante, l'indizio che può cambiare tutto, perché la verità non si nasconde, si frammenta. Andiamo adesso a vedere possibili indizi, elementi nascosti, ciò che può portare alla soluzione. E vado ad estrarre 4 carte. La prima carta ci parlerà di cosa manca, chi lo nasconde, poi vedremo la terza che è dove cercare e poi infine cosa può rivelarlo. Ovviamente invito voi a non solo a riflettere e anche condividere le vostre idee. Come prima carta troviamo in questo caso la regina di denari. Siccome ci può parlare di qualche aspetto, di qualche indizio che effettivamente può mancare per comprendere meglio quello che è successo e anche possibilmente arrivare alla soluzione, questa carta ci dice che l'indizio effettivamente può essere anche una persona. In questo caso è vero che si tratta di una donna, però forse può riguardare proprio qualcuno che magari ha conoscenza, sa qualcosa, diciamo, nello specifico, oppure può fornire un'idea alternativa, un qualcosa da aggiungere al quadro specifico, forse qualcosa che non è stato ancora proprio detto o comunque è una persona che in qualche modo ha già parlato, detto qualcosa ed è proprio lì la chiave per poter comprendere al meglio. Come ho detto, si tratta di una regina di denari, effettivamente essendo l'energia di una donna in senso lato, in qualche modo può avere a che fare, come vi dicevo, proprio con una persona. Non mi sento di dire effettivamente che potrebbe esserci anche una persona che in qualche modo sa e non ha parlato, può essere anche, oppure in qualche modo ha già detto qualcosa e allora invece bisogna prendere con
molta più cura e attenzione quello che già ha detto, quindi queste sono le varie, diciamo, circostanze. E adesso andiamo a vedere chi lo nasconde. Troviamo il 4 di coppe. In questo caso, è una carta abbastanza particolare perché, ci può essere una specie di indizio riguardo a, un'emozione, a un qualcosa che viene nascosta e quindi questa carta ci parla esattamente, anche della persona che ha agito. Per cambiare effettivamente la situazione, per come stava vivendo, diciamo soprattutto l'ultimo periodo, però in un certo senso abbiamo visto che in qualche modo pian pianino alcune cose stavano già cambiando e quindi è subentrata una specie di instabilità che assolutamente non andava giù e che quindi, chi ha compiuto l'azione rifiutava, forse inizialmente ignorava la cosa, quindi faceva finta di niente, sì, la ignorava totalmente, però, probabilmente era arrivato a un certo punto che non era più in grado di rifiutare di accettare una cosa del genere, quindi di ignorarla. E quindi è voluto uscire dalla stagnazione, da questa mancanza di stabilità, appunto come lo era un tempo. Poi troviamo in questo caso è il fante di bastoni. Il fante di bastoni ci parla, in questa posizione qua, la numero 3, dove cercare e sentiamo cosa proprio può dirci questa carta. Io consiglio anche di osservarla per carpire in base al vostro intuito, cosa vi dice, che emozioni vi infonde. Io vi posso dire che il fante di bastoni ha a che fare con un lato probabilmente, o un lato, a volte sì è vero, può essere anche un luogo, però essendo una carta di corte probabilmente ha a che fare con un certo tipo di atteggiamento. Qui non si tratta di una persona, che, ha agito altre volte, una persona che in qualche modo, è inesperta e allora quindi si è trovato a sperimentare, fare nuove esperienze proprio in questa circostanza e che quindi può aver valutato, pensato alcune cose, magari poteva far passare per un certo tipo di messaggio, di idea e quindi in qualche modo, diciamo, purtroppo va visto nell'atteggiamento. Questo è l'indizio principale del dove cercare, perché effettivamente non ci sta parlando di un luogo ben preciso, ma secondo me in un certo tipo, come vi dicevo, scusate, proprio di atteggiamento. In qualche modo questa persona si sta mostrando in questo modo, cioè abbastanza pulita, tranquilla, serena, cioè che dimostra anche una certa sicurezza per certi aspetti, però quello che vi posso dire io, un ulteriore indizio, è quello proprio legato al fante di bastoni che in qualche modo ha valutato, fatto, diciamo, pianificato, se vogliamo dire così, perché alcune indicazioni precedenti portavano a un qualche tipo di pianificazione e di valutazione, diciamo, nel tempo dell'azione stessa e che quindi in effetti va a sottolineare proprio l'idea di sperimentazione. Forse potrebbe non essere l'indicazione giusta da parte mia o il termine opportuno, magari qui potete anche aiutarmi voi. Ha a che fare con un coinvolgimento, un'idea o il fare un qualcosa
però senza effettivamente averla studiata a fondo, senza pensare alle possibili conseguenze, oppure pensava magari di camuffare, diciamo, le cose in un certo modo, di farle passare per un certo tipo invece di nascondere quello che era veramente. Vediamo un po', o di scaricare la colpa, diciamo, a qualcun altro, potrebbe essere anche questo un ulteriore indizio. L'ultimo che ci parla del che cosa può rivelarlo, qui troviamo il 2 di bastoni. In questo caso il 2 è un indizio riguardo a una scelta, in qualche modo ci dice che chi ha agito lo ha fatto per risolvere un conflitto, e anche questa in realtà ci parla ancora di pianificazione, che quindi il tutto potrebbe essere stato pianificato, esplorato precedentemente, potrebbe essere in qualche modo raggiunto, purtroppo una specie di obiettivo. Quando c'è pianificazione, quando c'è esplorazione diciamo, delle nostre azioni, adesso in senso lato, non mi riferisco solo a questo, stiamo lì che cerchiamo, valutiamo, pensiamo, però in realtà non è stato pensato proprio alle conseguenze, è stato pensato proprio per raggiungere un certo tipo di obiettivo, e quindi l'abbiamo anche capito precedentemente. Ovviamente è questa che mi perplime un po' effettivamente la figura della regina di denari, che si tratta che l'indizio è fondamentalmente o una donna, può essere anche la Resinovic stessa, che in qualche modo ha dato qualche segnale nel tempo, e cioè, siccome parla appunto di possibile manipolazione di un qualcosa che non andava bene per il verso giusto, quindi voleva trovare dei modi alternativi, forse anche coinvolto, parlato con alcune persone, e allora quindi vuol dire che già c'era qualche indizio, qualcosa prima ancora che succedesse tutto, che si potesse arrivare, non dico a qualcosa del genere, ma c'era qualcosa nell'aria che era già evidente, tra virgolette. Ogni indizio ha parlato, ogni dettaglio ha sussurrato qualcosa, forse la chiave era sotto gli occhi di tutti, forse era nascosta nel cuore di chi non ha mai parlato, ma ora la porta della verità è socchiusa. Passiamo al quarto ed ultimo capitolo, la figura celata. Il colpevole ha un volto, ma non sempre lo riconosciamo, indossa maschere, cambia voce, si muove nell'ombra, eppure ogni archetipo lascia una traccia. In questa lettura i tarocchi ci aiutano a comporre l'identikit simbolico della figura celata. Chi è, come agisce, cosa teme, perché anche l'ombra ha un profilo. E adesso partiamo con la lettura. Vediamo attraverso le carte un identikit del presunto colpevole, qualcosa della personalità, modalità di azione, quindi lasciamoci proprio guidare dalle carte stesse e andiamo a prendere la prima, che ci parla del controllo, la seconda è la manipolazione, la terza è la rete sociale, la quarta è la copertura, e poi andiamo a prendere il segnale rivelatore. Ok, partiamo proprio dalla prima. Ci parla di controllo, ci parla del potere esercitato, e quindi, visto che parliamo proprio di qualche aspetto legato al comportamento, alla personalità, vediamo questo primo indizio nel 10 di coppe.
10 di coppe è molto, molto particolare come carta perché, magari come molti di voi sanno, è legata di solito alla felicità, all'armonia, alla serenità, alla condivisione, ovviamente, con le persone più care, quelle più strette, quelle che fanno effettivamente anche parte, della famiglia stessa. E quindi sì, effettivamente, riguardo proprio dal punto di vista, della persona, il 10, di coppe ci parla di una ricerca, della perfezione a ogni costo e quindi, mi viene a dire che proprio il suo significato in questo tema è che tende ad eliminare tutto ciò che minaccia la sua idea di felicità, di armonia, di famiglia "perfetta" tra virgolette, e quindi, una persona che vive nella dipendenza, emotiva o comunque nell'illusione di perfezione. Quindi qui troviamo questo indizio qui. Nella seconda carta ci parla della possibile manipolazione, cioè dell'uso di inganni, distorsione della verità. In questo caso abbiamo la regina di coppe. Può essere un atteggiamento effettivamente, lo dico sempre, quando escono delle carte di corte, è vero che può riferirsi a una persona nello specifico, però, a volte può essere anche un atteggiamento stesso. In realtà, visto che il tema di questa lettura è proprio l'identikit della persona, riguarda un tipo di sentimento, di emozione, in questo caso proprio riguardo alla manipolazione stessa, è che ci parla di una, figura, che forse non lo mostra, ma in qualche modo, potrebbe essere, emotiva, diciamo per certi aspetti, di sicuro possessiva, diciamo questo è l'aspetto dominante e che, usa la propria intelligenza, il proprio essere, le proprie emozioni in qualche modo per, giustificare i suoi atti. Può essere una persona, vittimista, emotivamente instabile, che quindi può, celare le sue vere emozioni. Quindi sì, è vero, in realtà può apparire un po' più fredda, un po' più distaccata, qui si tratta, che in qualche modo, non è proprio come appare e quindi, emotivamente c'è un qualcosa, che scatta o è scattato effettivamente, come abbiamo visto anche nel corso della lettura, e che quindi, come vi dicevo, attraverso proprio la regina di coppe in questo contesto, parla proprio di voler nascondere un certo tipo di emozioni e che quindi è una persona comunque abbastanza, intuitiva e che può apparire per certi aspetti, forse in alcuni atteggiamenti, abbastanza accogliente e compassionevole, quindi in apparenza. Poi troviamo anche qui una regina di bastoni, ha a che fare con la rete sociale, cioè connessioni e legami. La regina in questo caso, essendo proprio una regina di bastoni, anche qui è vero che parla di una donna, però attenzione, lo dico sempre, lo ripeto effettivamente perché l'ho detto poco prima, parliamo di alcuni aspetti della persona stessa, quindi come si atteggia, come si comporta. In questo caso quindi è un'energia generica che va al di là del sesso e quindi ci parla di una persona comunque carismatica, di sicuro manipolatrice, manipolatore, dico in senso lato, che usa la sua volontà per controllare gli altri e quindi compiere effettivamente tutto ciò che vuole, tutto ciò, che desidera. Una persona sicura di sé, egocentrica, decisa, molto decisa, comunque bisognosa di attenzione
e come abbiamo visto ha questi aspetti molto particolari, quindi coincidono alcune cose. L'altra carta ha a che fare con delle strategie, delle possibili strategie per nascondere e per confondere, quindi ancora modalità di atteggiamento, di comportamento e di personalità che noi possiamo attenzionare per andare a cogliere qualcosa di interessante. Qui abbiamo l'asso di coppe, in questo caso ci parla di una persona che può aver portato avanti un amore, tra virgolette, malato o distruttivo per un certo tipo di comportamento e di atteggiamento. Anche questa va a sottolineare cose che sono già uscite, proprio di ossessione e dipendenza emotiva, quindi attaccamento, l'abbiamo visto, un forte attaccamento e che quindi tende un po' a idealizzare, cioè quindi può anche mostrare attenzione, cura, dedizione, amore e apertura, diciamo, in senso lato, diciamo, però abbiamo capito che in qualche modo è un atto, un comportamento, un atteggiamento fuorviante che quindi si mostra in questo modo, vuole far vedere di essere una persona del genere, ma in realtà, come abbiamo visto, c'è qualcosa che stona, qualcosa che non va. Infine troviamo questa carta che può essere un indizio, un segnale rivelatore, il fante di bastoni. Abbiamo tante carte di corte, questo proprio a sottolineare un ulteriore atteggiamento. Che cosa ci dice il fante di bastoni? Ci parla di una probabilmente di un'azione o un aspetto, un qualcosa dove si è tradito. E allora è lì che si può capire, secondo me le carte ci vogliono dare proprio questo suggerimento, e cioè questa ha a che fare con un atto irresponsabile, con un'azione compiuta per dimostrare il suo valore senza capire le possibili conseguenze. Quindi in questa specifica circostanza è stato in qualche modo impulsivo, incostante, l'abbiamo visto anche nella relazione stessa, cioè a che punto era arrivato. Quindi ha fatto varie cose, abbiamo visto, per far capire, per mostrare, per non far vedere effettivamente quello che poteva essere successo e quindi varie cose ha sperimentato, si è messo in qualche modo in gioco, tra virgolette, in questo gioco brutale, diciamo purtroppo, e quindi diciamo che qui abbiamo proprio il quadro completo, secondo me, sia con la presenza, come vi dicevo, proprio di queste carte di corte, sia anche con la presenza dominante sia di coppe che di bastoni. Infatti abbiamo questo atto che radicato nelle emozioni, nelle relazioni, nei sentimenti, e quindi questa è la base. Cause possono essere, con il significato delle coppe in questo senso, di gelosia, possiamo parlare di, non dico delitto passionale, diciamo, però ci può stare da queste indicazioni, come vi dicevo, proprio perché ci sono carte di coppe e di bastoni e quindi una specie di ossessione riguardo a tutta la sua stabilità che stava comunque perdendo, tutto quello che aveva raggiunto. Abbiamo visto che c'è tanto controllo, c'è tanta manipolazione, infatti alcune carte possono parlare anche di tradimento.
e anche i bastoni ha a che fare proprio con il potere, con una certa ambizione, con una forte volontà di compiere una determinata cosa, spinto, come abbiamo visto, dalle varie indicazioni che effettivamente sono già uscite. Quindi ci si deve concentrare proprio su questioni di potere, di controllo ed effettivamente anche un qualcosa che ha a che fare proprio con relazioni sentimentali. Il volto è ancora nell'ombra, ma l'archetipo ha parlato. Il colpevole non è solo chi ha agito, ma chi ha incarnato un ruolo, una ferita, una maschera. E in questa stesa la maschera ha cominciato a cadere. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa playlist, cliccate su questa schermata. Abbiamo esplorato una storia frammentata ascoltando il silenzio della vittima e interpretando segni nascosti. L'indagine è diventata un atto di ascolto profondo dove ogni crimine rivela simboli e messaggi da decifrare. I tarocchi non giudicano, aprono visioni che illuminano ciò che prima sfuggiva. Il mistero non è risolto, ma è stato onorato. Grazie, alla prossima!